Ciao a tutti, oggi come dolce domenicale vi voglio proporre la torta salame di cioccolato, golosissima, senza uova, senza cottura, pronta in 10 minuti, veramente strepitosa, velocissima da fare e con tante buone nocciole dentro. Farete un figurone con pochissima fatica, ma guardatela, si presenta da sola. Ecco il momento catartico che preferisco. Vi dico già, provatela. Io utilizzerò questo tipo di biscotti che sono alla nocciola e farro e sono meravigliosi, hanno davvero un gusto eccezionale. Quantità 250 grammi. Li dovremo inserire all'interno di un sacchetto per alimenti e li dovremo ridurre a pezzetti così con la mano, ma questo passaggio è troppo realizzante. Sì, ebbene sì, mi sto divertendo. Ora vi mostro anche quanto dovranno essere grandi i pezzetti di biscotti. Ecco, quindi non utilizzate un mixer o tritatutto, altrimenti poi alla fine, al momento del taglio torta, non vi ritrovereste la famosa fantasia del salame di cioccolato. Se qualche pezzo dovesse risultare un po' troppo grande, allora lo potrete dividere successivamente appunto con le mani. Aggiungiamo e mescoliamo bene anche 40 grammi di nocciole tagliate a metà e poi mettiamo da una parte. Adesso prendiamo un pentolino antiaderente, ci versiamo dentro 7 cucchiai di latte belli colmi, volendo potreste utilizzare anche un latte vegetale a vostro gusto, e ora che ci penso ci starebbe divinamente il latte di cocco. Cosa ne pensate? Aggiungiamo 2 cucchiai di miele, mescoliamo bene ed infine il cioccolato tagliato a pezzetti, suddiviso in questo modo: 150 grammi di cioccolato alle nocciole, il cosiddetto nocciolato, e 105 grammi di cioccolato extra fondente. Ci trasferiamo sui fornelli e a fiamma bassa faremo sciogliere mescolando continuamente. Quelle che vedete sono le nocciole intere già contenute all'interno del cioccolato nocciolato. Mamma mia, che bontà! Versiamo il tutto sopra i biscotti e mescoliamo bene con l'aiuto di una spatola, in modo tale da far amalgamare il cioccolato in modo omogeneo. Ci prepariamo uno stampo da 18-20 cm di diametro a cerchio apribile, foderato con carta da forno, sia il fondo che i bordi. Ci versiamo dentro il composto ultra goloso, che viene voglia di mangiare anche così, ancora caldo, e lo livelliamo bene con la spatola. Volendo possiamo anche sbattere un po' la tortiera sul tavolo. Eccola qui. Ora 2 ore nel frigo e si sarà tutta solidificata e sarà pronta per essere gustata. Trascorso questo tempo rimuoviamo lo stampo e la carta da forno e sistemiamo la torta su un piatto da portata, aiutandoci sempre con una spatola. A questo punto deciderete voi come guarnirla e decorarla. Io ho pensato semplicemente di cospargere la superficie con un po' di zucchero a velo e aggiungere delle nocciole tutte attorno e al centro, per mostrarvi quanto è facile e quanto è veloce. Ma se voleste renderla ancora più carica di cioccolato e ancora più golosa, potreste tranquillamente fondere un altro po' di cioccolato extra fondente con qualche cucchiaio di latte e versarlo poi sulla torta, ma solo dopo averla tolta dal frigo. E in questo caso poi ovviamente dovreste attendere ancora un po' che si solidifichi nel frigo. Di sicuro di grande effetto, con pochi ingredienti e nonostante tutte le nocciole al suo interno e il cioccolato raffermato, comunque morbida, perfetta per chi ama i dolci al cioccolato, ideale per grandi e piccini.
Al momento del taglio, se proprio volete fare una cosa precisa e perfetta, pulite la lama del coltello con uno Scottex fra un taglio e l'altro, in modo tale da non sporcare, tra virgolette, i pezzetti di biscotti con il cioccolato. Ovviamente questo è un consiglio solo per l'estetica e il gusto giustamente non cambia. La torta si dovrà conservare all'interno del frigorifero sempre che ci arrivi all'alba del giorno dopo, poiché ovviamente essendoci il cioccolato va tenuta al fresco. Spero tanto che vi sia piaciuta, vi auguro una buonissima domenica e ci rivediamo nei prossimi video. Un abbraccio a tutti voi, ciao!